Almeno una volta ti sarai chiesto che significato ha il tuo cognome e l'origine della tua famiglia. Quasi certamente sarai finito su uno dei tanti siti internet che ti propina ad essere discendente da un qualche cavolo di casato nobile di baroni di von Katzen che magari per 200 euro ti rifila una serie di nomi di cavalieri, governatori, conti e un bello stemma da apporre in un quadretto sul caminetto di casa, ovviamente senza citare le fonti di queste panzanate. Oppure avrai letto in qualche dizionario di cognomi qualche riga poco entusiasmante sul suo significato. Bene, di base, se si cerca di apprendere qualcosa di più sul proprio cognome è perché c'è l'interesse di scoprire qualcosa in più su noi stessi. In un mondo popolato da quasi 8 miliardi di persone, spesso ci si sente anonimi individui che nascono, lavorano, mangiano, si riproducono e muoiono. Se pensiamo che in Cina sono in uso solo 3.000 cognomi, può sembrare che in certi posti, nel corso della storia umana, l'identità di una persona venga avvolta da una spessa nebbia. Ma l'Italia ha una sua peculiarità. È uno dei paesi con la maggior frequenza di cognomi al mondo. Ne sono in uso circa 350.000 per una popolazione di appena 60 milioni di abitanti. In Spagna, che è un paese occidentale, neolatino e mediterraneo con una cultura molto simile all'Italia, ci sono molti meno cognomi e ad esempio Garcia è usato da quasi 1,5 milioni di abitanti. Per paragone, il cognome italiano Rossi, che è in assoluto il più frequente, è portato da solo 100.000 persone. Questa scarsa variabilità ha indotto il governo spagnolo proprio ad effettuare una modifica alla legge riguardo i cognomi, forse per rispondere alle esigenze del singolo individuo di affermare la propria unicità nel grande contesto umano attraverso il suo proprio nome. Nelle antiche culture il nome assumeva un'importanza sacra, un segno della propria esistenza. Se ci pensate, anche nella Bibbia, dopo aver creato l'uomo, Dio dà come prima facoltà ad Adamo il potere di dare nomi a animali e cose. Nelle varie civiltà, quando un individuo vuole affermare se stesso differenziandosi dalla massa, lo fa attraverso il vestiario, le forme di espressione come simboli adottati per tatuaggi, collane, eccetera, ma lo fa soprattutto attraverso il proprio nome, col quale cercherà di lasciare un'impronta che duri nel tempo e vada anche oltre la propria morte. Non a caso, quando un'intelligenza artificiale avrà assunto abbastanza coscienza di sé, uno dei campanelli d'allarme che ce lo faranno capire sarà quando questa vorrà assumere autonomamente un nome proprio con cui identificarsi. Ecco, per quanto questo argomento sembri non interessare ai più, noi italiani e in genere tutti gli occidentali danno per scontato un senso di affermazione della propria identità che ci è dato in primo luogo proprio dall'avere un nome e un cognome. Come mai l'Italia ha questa grande variabilità onomastica? Forse ne parleremo in un video futuro, perché adesso ci concentreremo su come si sono originati i cognomi in Italia. Questo è un quesito che mi pongono spesso, al quale io di solito rispondo con un'altra domanda. Come si formano in generale i soprannomi? Esiste una regola per come viene assegnato un soprannome? Se pensate a quante decine di possibilità esistono per ricevere da altri un soprannome a scuola, in un bar o nella propria squadra sportiva, la risposta è ovvia: non esiste una regola precisa. Il cognome è nato proprio come un soprannome e il fatto interessante è proprio osservare come i modi con cui si è potuto formare cambiano a seconda del contesto culturale o geografico. Certo, qualcuno potrebbe dire che la maggior parte dei cognomi, comunque circa l'80%, sono patronimici, cioè richiamano il nome del padre che ha dato origine a un nucleo familiare. Tuttavia faccio notare che l'antenato che ha dato origine ad un patronimico, prima di essere padre, è stato bambino, e anche l'assegnazione del suo nome, come quella di un qualsiasi altro bambino, è stata determinata dal fatto che i genitori hanno subito un'influenza culturale. Ad esempio, oggi rileviamo una forte consuetudine a dare nomi corti ai bambini, come Giulia, Marco, Luca, spesso perché ai genitori non fa piacere che altri abbrevino il nome dei propri figli. Oppure si tende a dare nomi ipocoristici che in passato non esistevano, come Loris, o nomi stranieri come Michael, Jennifer, sull'onda della cultura anglo-americana che abbiamo assorbito. Nella Lombardia del 400 erano in uso nomi ipocoristici come Pederzolo e Comenzolo,
che sono delle varianti dei nomi Pietro e Giacomo. E queste hanno dato origine a dei cognomi che quindi ci danno un indizio sia temporale di quando questi cognomi si sono formati che del suo contesto geografico. Inoltre l'abbreviazione dei nomi non era ritenuta fastidiosa come oggi, per cui dagli stessi esempi che vi ho appena citato nascono anche i cognomi Zola e Zoli. Addentriamoci dunque nei meandri dell'onomastica italiana e diciamo da subito che i vari dizionari dei cognomi che si possono trovare in tutte le biblioteche, io stesso oltre a Rossoni ne ho qui alcuni che posso utilizzare, sono tutti basati esclusivamente su dati di diffusione anagrafica e analisi etimologiche. Ma se possono essere uno spunto interessante per partire, spesso sono anche molto ricchi di semplificazioni, se non addirittura di grossolani errori. In primo luogo bisogna dire che un'indagine di questo tipo, condotta a livello nazionale, è praticamente impossibile che risulti corretta, perché basarsi esclusivamente sull'etimologia latina o italiana dei cognomi preclude la possibilità di comprendere realmente dove e come si sia originata una determinata famiglia. Perché ricordiamolo, i cognomi sono sempre una forma di identificazione locale, figlia di espressioni locali. E questo bisogna metterselo in testa. Per cui è più importante conoscere i dialetti e la geografia di un territorio. E vi chiarisco subito che, sebbene prenderò in esame per questo video la terra bresciana, la mia terra bresciana, quello che vi dirò è valido praticamente in tutta Italia, perché almeno in questo noi italiani siamo un popolo eterogeneo. Poi comunque vi parlerò anche del libro che sto per pubblicare e dei cognomi che vi ho inserito, ma a fine video. Cerchiamo di andare con ordine e stabilire che alcuni cognomi si formarono già nell'XI secolo per le famiglie feudali, ma la maggior parte dei cognomi si andò formando tra il XIII e il XV secolo e vediamo ora come classificarli genericamente. È stato stimato che i patronimici rappresentano circa il 70-80% dei cognomi italiani, perciò di gran lunga la fetta maggiore. In sostanza c'è stata un'epoca in cui molti individui venivano identificati semplicemente come figli di. E quello che in molti confondono come la forma plurale del cognome, ad esempio Pedrino che diventa Pedrini, in realtà è solo la forma genitiva latina del patronimico, come ad esempio Marcus Pedrini si traduce letteralmente come Marco di Pedrino. Tra i modi con cui può determinarsi un patronimico ci possono essere anche dei casi molto particolari. Ad esempio può essere dovuto alla presenza di personalità importanti o comunque celebri che abbiano influenzato l'onomastica di un determinato luogo, anche di un singolo paese. Nomi che in alcuni casi possono essere diventati patronimici fondativi di un qualche cognome, ma che ovviamente non riconducono a quell'individuo popolare che aveva influenzato i genitori dal dare questo nome al loro bambino. Un po' come accade ancora a quelle famiglie che tendono a dare il nome ai figli in base a personalità dello spettacolo, della politica, dello sport, per semplice ispirazione. Un caso di questo tipo sembra essere quello del cognome Pagani e loro derivati molto diffusi nell'area attorno a Caleppio e Tagliuno, derivato dal patronimico nome Pagano che sembra essere stato usatissimo nel tardo medioevo nella valle di Caleppio. In quella valle, proprio nel XIII secolo, due importanti membri della casata dei conti di Caleppio portavano quel nome. È probabile dunque che abbiano ispirato famiglie di quei luoghi a dare ai propri figli il nome Pagano, che in alcuni casi sono assurti ad essere cognomi fondativi di quelle specifiche famiglie, ma che però non hanno nessun richiamo di parentela con quei pagani del Caleppio che hanno influenzato appunto quell'onomastica. Dopotutto non era così raro dare ai propri figli il nome del padrone, del signore del paese o semplicemente della personalità più importante del borgo. In questo caso insomma possiamo ipotizzare un'ascendenza culturale a determinati personaggi che però non hanno vincoli di parentela con quelle famiglie. Ed è uno dei casi di onomastica che mi affascina di più, perché ci obbliga ad entrare nella mente delle persone di quella specifica epoca. Un'altra bella fetta è rappresentata dai cognomi etnici, che possono derivare da singoli toponimi come Vertua dal borgo di Vertova, oppure da aree geografiche come Scalvi e Scalvini dall'omonima Valle Bergamasca, ma a volte si riferiscono ad una caratteristica territoriale o alla popolazione di provenienza. Perché poco fa vi ho detto che è importante conoscere anche la geografia di un territorio oltre che al suo dialetto? Perché semplicemente certi cognomi etnici prendono nome da toponimi
che non esistono più, come ad esempio il Luzzago, famiglia nobile bresciana, discende probabilmente da una famiglia che aveva origine in un paese di Luciago non più esistente e che nel Medioevo si trovava vicino a Gavardo. Bisogna fare attenzione però, perché spesso alcuni fanno l'errore di ritenere subito un cognome come un evidente etnico, come è il caso del cognome Brescia, da molti attribuito come da persone provenienti dalla mia terra, quando in realtà si tratta di cristiani arbrechte, cristiani ortodossi albanesi, che dopo l'invasione turca dall'Albania sono scappati in Italia, e questo spiega il perché questo cognome sia ampiamente diffuso soprattutto in Puglia. Non mancano certo i cognomi derivati da soprannomi legati a comportamenti, rapporti sociali, caratteristiche fisiche, e non sono pochi quelli che derivano da veri e propri dispregiativi. Pensate al cognome Colleoni, che indusse lo stesso condottiero Bartolomeo a trasfigurarlo in Co-de-Leoni, teste di leoni, che aveva fatto ritrarre anche nel proprio stemma per addolcire il nome del casato, che ovviamente richiama a quella parolaccia. Altro grande ceppo di cognomi è quello legato al mestiere del capostipite, che talvolta è confondibile con un patronimico, dato che Facchino e Prestino furono usati anche come nome personale, per fare degli esempi. Bene, ora c'è da chiedersi una cosa importante: quanto è unico il cognome che portiamo? Ci sono moltissimi casi di cognomi rari che di fatto appartengono ad un singolo nucleo familiare e sono i più facili da ricostruire, ma ci sono anche numerosissimi casi di cognomi molto diffusi che fanno riferimento a più nuclei familiari differenti, che si sono fondati anche in tempi differenti e che non sono imparentati gli uni con gli altri. Se per alcuni questo è già ovvio, spesso non è ovvio in che misura questo dato sia reale. Se prendete in esame anche una singola provincia come Brescia, noterete che anche in questo territorio, dietro ad un cognome, spesso si celano più di uno o due nuclei familiari. Pensate al cognome Ferrari, che indica che il capostipite era un fabbro. Nella terra del ferro, qual è Brescia, praticamente in ogni comune c'era un fabbro, e chissà quanti di questi fabbri, fra XIV e XV secolo, dagli abitanti del borgo venivano indicati come El Ferraro. Ecco, potenzialmente ciascuno di loro potrebbe essere stato capostipite di un ramo con questo cognome. Insomma, praticamente è impossibile ricostruirli e distinguerli tutti, anche in una singola provincia. Se questo è vero anche il contrario, ovvero che da un singolo cognome, da una singola famiglia, discendono più cognomi diversi, spesso diversissimi fra loro. Per prendere un esempio facile che riguarda la nobiltà, prendiamo i conti di Mozzo, i Muzzi, conti rurali bergamaschi che hanno capostipite in Appo o Appone, vissuto a cavallo del X secolo e che ha dato origine appunto a questa famiglia, dal quale si sono distaccati diversi rami che hanno preso vari cognomi, tra cui i capitanei di Scalve, di Lovere, di Sovere, i Brusati, i Federici, i Griffi, i Beccagutti, i Bottaini, i Nicolini, i Maffetti, i Marenzi e via dicendo. Magari in futuro faremo un video per parlare anche di questo, per farvi capire, e sto cercando anche io di capire, da quante poche persone in realtà noi discendiamo, perché se risalissimo genealogicamente la china della storia, vedremo che in province come Bergamo e Brescia, che insieme a oggi contano qualcosa come 2 milioni di abitanti, in realtà tutti discendiamo veramente da poche persone, e probabilmente alla base di quei 2 milioni di abitanti, tra i vari antenati che questi potrebbero avere nel loro albero genealogico, per molti di questi 2 milioni di abitanti c'è proprio Appo. Se penso che questo tizio a distanza di poco più di un millennio possa avere più di 1 milione o 2 milioni di discendenti, mi esplode il cervello davvero. Comunque ci torniamo su, perché questa storia mi intriga assai. Attenzione però, perché a volte capita in questo tipo di ricerche di trovare cose molto strane. Ad esempio, un cognome che a oggi si presenta uguale dappertutto, proprio scritto in maniera uguale, può esserlo diventato col tempo per una sorta di processo di omofonia.
Esempio lampante è Nicolini, che lungo la riviera indica una famiglia nobile che aveva un antenato di nome Nicolino, mentre in Franciacorta indica un'altra famiglia nobile che anticamente era detta De Nigolinis, perché proveniente dall'omonima frazione di Cortefranca. Col tempo anche questo si è alterato in Nicolini, diventando così la fotocopia dell'altro. Eppure il primo è un patronimico e l'altro è un etnico, un toponimico. E qui i dizionari dei cognomi si perdono. Spesso invece si trova l'esatto opposto di quello che ho appena detto. E come vedete è un mondo confuso quello della ricerca onomastica dei cognomi. Per secoli i cognomi sono stati tutti scritti e trascritti sempre con delle varianti. A un giorno li si trova scritti in una maniera, al giorno dopo in una versione diversa. E queste varianti erano usate in maniera alterna dagli stessi nuclei familiari. Addirittura la stessa declinazione del cognome al singolare o al maschile femminile era molto usata fino ad epoche tutto sommato recenti, e in alcuni paesi del mondo si usa ancora questa variabilità legata al sesso e all'utilizzo che se ne fa nel momento, ma è stata completamente persa in Italia. La fossilizzazione delle forme dei cognomi come le vediamo oggi, che si è generata proprio con l'istituzione delle anagrafi moderne, distinguendo così un nucleo familiare da un altro, potrebbero invece indicare delle varianti di un cognome di una singola famiglia. Esempio, Zaniboni e Zamboni sono due cognomi molto diffusi nell'area attorno a Montichiari. Oggi le famiglie sono distinte in queste due forme diverse di cognomi, ma si tratta di un unico ceppo familiare in cui queste varianti venivano usate in maniera alterna. Quindi, anche se cambia il cognome, gli antenati di queste due famiglie sono gli stessi. Inoltre c'è da dire che fino all'arrivo di Napoleone i cognomi cambiavano molto frequentemente, per cui capita, seguendo una famiglia nei suoi spostamenti tra un paese e l'altro, che all'arrivo nel nuovo borgo, nella nuova contrada, assumesse un identificativo nuovo. Quindi non è corretto dire, come fanno alcuni, che tutti i cognomi si sono formati intorno al XIII secolo, perché moltissimi cognomi si sono formati molto tardi, anche nel 7-800. Chi redigeva i documenti una volta non aveva la stessa attenzione che impone oggi la moderna burocrazia tra codici fiscali, controlli incrociati, eccetera, eccetera. Perciò questi tendevano a sentire e quindi a scrivere un cognome sulla base delle somiglianze con cognomi che queste persone conoscevano, in maniera non dissimile da quanto capita ancora oggi con i professori di scuola. E conosco molto bene questo fenomeno perché il mio cognome, Fossadri, è rarissimo e non molto facile da pronunciare, per cui i professori che non lo conoscevano e cercavano di scriverlo per le prime volte o scrivevano Fossati, altre volte Fossardi o Fossandi e via dicendo, semplicemente perché magari avevano avuto alunni con quei cognomi che sono più diffusi del mio. Fatto sta che uno studio esteso all'origine dei cognomi, limitato a una singola provincia o anche a meno, una porzione più ridotta di territorio, condotto con un criterio che non sia semplicemente quello etimologico, permette di tracciare un quadro sulla società dal Medioevo ad oggi, restituendo una serie di dati molto interessanti per altri tipi di studi, in particolare quelli sociologici o etnografici. Nel mio piccolo, con il primo volume che sto per pubblicare sui cognomi delle famiglie bresciane, ho ricostruito l'origine di oltre 700, quasi 800 famiglie di questa provincia, restituendo una mole impressionante di informazioni che, se nel piccolo danno qualche informazione interessante sulla singola famiglia, lette in un contesto più ampio, svelano anche qualcosa di più. E mentre vi spiego, faccio scorrere a lato i cognomi che sono inseriti in quest'opera. I dati che ho ricavato ricostruendo questi ceppi familiari mostrano come un tappeto srotolato la natura delle numerose immigrazioni avvenute in varie epoche. Nel bresciano si palpa ad occhio nudo l'imponente immigrazione di bergamaschi, soprattutto dopo la peste del 300, come se un pezzo intero della comunità orobica si fosse trapiantato in massa nel bresciano. E non solo nell'ovest. Basti pensare che paesi come Borgo Satollio e Castenedolo sono praticamente basati su famiglie bergamasche. Ma non solo,
analizzando bene se vince la particolare vocazione economica assunta da determinate aree specifiche, se non addirittura singoli borghi, che hanno quindi favorito quelle determinate immigrazioni. Per esempio, appena fuori Brescia, alle chiusure e ai quartieri di Sant'Eustachio, nel tardo Medioevo erano teatro di un'area artigianale dove si fabbricava pentolame, per cui in quell'area si sono stanziate numerose famiglie provenienti dalla Valsassina, una valle delle Chiese dove da tempo immemore si cavava e lavorava il rame. Non stupisce dunque che quell'area sia una delle culle del cognome Parolari, dato che El Peroler è quello che fa i paioli di rame. Allo stesso modo, il triangolo Chiari-Palazzolo-Rovato, famoso nel Settecento per i suoi settifici, attirò numerosissimi lavoranti e mercanti genovesi, attirati proprio da quel tipo di mercato. Quindi qui vi si trovano cognomi che sono tipici della Liguria. Potrei andare avanti giorni a farvi degli esempi, ma il succo del discorso è che secondo me va completamente rivisto il metodo di indagine onomastica in Italia. Non so quanti si sono cimentati come me in uno studio a tappeto sui cognomi della propria regione, della propria provincia, ma di fatto io ho proprio questa ambizione di creare con gli anni quella che è una vera e propria enciclopedia delle famiglie bresciane, di cui questo è solo un primo volume, ma so che ci vorranno molti anni tra un volume e l'altro, perché mi serve analizzare molte fonti non solo archivistiche ma anche bibliografiche, cercando un po' di fare il sunto di quanto si è già scoperto o scritto su determinate famiglie. In ambiente scientifico questo tipo di pubblicazione potrebbe quasi essere definito una meta-analisi sulle famiglie bresciane. Di fatto sono andato anche a riprendere quei primi tentativi di ricostruire l'origine delle famiglie di Brescia, già realizzati nel passato da autori come il Fedostiani e più indietro nel Cinquecento dal cronista Pandolfo Nassino. In questa sua opera, che ho avuto personalmente modo di vedere dal vivo quest'anno al Museo Santa Giulia. E sono orgoglioso di dire che sento di aver raccolto il testimone di questa ricerca che va avanti da secoli. C'è qualcosa di trascendentale in tutto ciò perché sento in piccola parte di aver legato un po' il mio nome a quello di autori scomparsi ormai da così tanto tempo. Una delle cose che può interessare di questa pubblicazione è che a differenza delle note che ho pubblicato sul sito e che tra l'altro sono stringate e riguardano solo un centinaio di cognomi, nel libro le schede sono complete e per ciascuna ho riportato tutte le fonti bibliografiche e archivistiche. E da queste il lettore potrebbe poi approfondire anche per fare una ricerca genealogica a tutti gli effetti. Soprattutto perché in alcuni casi mi è stato proprio anche possibile identificare il capostipite di quelle famiglie. Al momento in cui registro, il libro è in prevendita sul sito della Gamma Editrice, di cui vi metto il link in descrizione. Sappiate che vi ho anche inserito quasi 200 stemmi di famiglie locali, alcuni dei quali sono inediti. E devo dire che senza l'aiuto di altri appassionati studiosi locali, ad oggi probabilmente non avrei completato più di 500-600 schede. Perciò anche per il futuro mi aspetto di ricevere qualche collaborazione e se tra di voi c'è anche qualcuno che ha fatto anche una singola ricerca sulla propria famiglia, vi prego di contattarmi e di girarmela. Comunque se vi scoraggia il costo del libro di 25 euro, pensate a quei siti che vendono a 200 euro deve far loccate. E come faccio a dimostrarvi che sono scemenze? Semplice. Il mio cognome, che qui dice di scendere da nobili genovesi del 300, in realtà è nato nell'800 da braccianti bresciani che prima si chiamavano Fusari. Inoltre se fate un semplice copia e incolla del testo su Google vi appariranno altre schede e quindi scoprirete così che usano lo stesso testo per altri cognomi. Quindi invece di farvi imbrogliare sborsando grosse somme, spendete 2 spicci e comprate qualcosa di fatto bene. E se un giorno deciderete di fare una vostra ricerca genealogica, solo il tempo che potrebbero farvi risparmiare le fonti che vi ho inserito, hai voglia! Quindi se siete appassionati di questo settore, è proprio uno strumento pensato per approfondimenti. Se invece vi interessa solo la storia del vostro cognome, compratelo lo stesso. Anche solo per tenerlo aperto in soggiorno e far vedere ai vostri invitati quanto è figo lo stemma del vostro casato. Altro che la pergamena ignorante sul caminetto. Dovevo fare il venditore, mi sa. Mi sento come il baffo.
Comunque, se vi incuriosisce magari sapere anche il metodo che ho usato per fare questo tipo di ricerca, fatemelo sapere nei commenti che magari faccio un video dedicato per illustrarvelo. Nulla di segreto, anche perché nelle prime pagine del libro ho proprio scritto il metodo di indagine che ho utilizzato, quindi è già pubblico. L'importante è che non facciate come fate di solito, che mi chiedete perché, come mai non c'è il vostro cognome. Perché ho stimato che ci sono circa dai 7.000 ai 20.000 cognomi in provincia di Brescia. Io in anni ne ho ricostruiti 800, quindi fate un po' voi i conti. Magari riuscirò anche a farli tutti, prima o poi. È che facendo 2 calcoli vuol dire che dovrei scampare di più di Matusalemme. Detto questo, vi raccomando di iscrivervi e buona scoperta a tutti!